Qual è la tua storia? Da dove vieni? Dove sei nata? I tuoi spostamenti fino all'arrivo a Ravenna e l'accademia? Io sono nata a Skopje, il capitale della Macedonia, che praticamente è molto grande, città molto viva e vivo nel centro, che praticamente ho finito elementari, medi e liceo nello stesso quartiere. Non sono spostata praticamente neanche 30 metri dalla mia casa. Il liceo artistico è unico nella Macedonia. E tu hai scelto pittura, giusto? Sì, mi sono iscritta al pittura e ho studiato pittura 4 anni, perché nella Macedonia noi studiamo al liceo 4 anni solo. Ok. E la scelta invece di spostarti a Ravenna da cosa è nata? Praticamente da sempre volevo andare all'estero, lo sapevo da quando sono stata bambina, da piccola volevo vedere il mondo, che non volevo stare solo in Macedonia e andare là nell'accademia. E all'inizio volevo andare nella Olanda, nei Paesi Bassi, mi sono iscritta nell'università, ma allo stesso tempo ho cominciato a studiare italiano. A caso sono venuta in Ravenna, per dire, praticamente a caso, perché è molto piccolo come paese, non c'è tanta economia, c'è tanti artisti, c'è tanti persone che volevano fare qualcosa ma non c'è soldi, quindi la situazione non è giusta per essere un artista libero. Anche se questa mostra dimostra il contrario, nel senso che sei riuscita a fare un mega progetto con tantissimi tuoi lavori in Macedonia, a Skopje. No, ma si può fare se hai voglia, solo che è difficile. E invece la tua passione per il mosaico dove è nata? È nata in Macedonia o si è sviluppata qui? In liceo abbiamo fatto un progetto di mosaico con mia classe come gruppo, che all'inizio non sono stata molto affascinata al mosaico, ma dopo quando sono arrivata qua, quando mi sono iscritta, ho pensato che il mosaico è una tecnica interessante che non è molto vista nel mondo e che mi piaceva sviluppare. Quindi dopo 2 o 3 prove di mosaico qua mi sono veramente appassionata. Ok. E sei passata dal mosaico tradizionale per poi sviluppare il tuo stile, la tua tecnica? Sì. Sì. Oppure sei subito arrivata al tuo stile? Com'è stata l'evoluzione? Non era subito. Praticamente all'inizio noi abbiamo fatto 2 o 3 mosaici come prove, come si fa la tecnica, come funzionano, come si taglia il materiale. Dal liceo mi hanno insegnato che prima di fare astrazione, di fare qualsiasi cosa, tu devi sapere come si disegna, come si fanno le cose, e devi sapere storia dell'arte per dopo rompere le regole, praticamente. All'inizio ho provato 2 o 3 cose tradizionali, ho fatto una copia del mosaico Mona Lisa dei Zipori, che è un mosaico antico dall'Israele, che poco per poco ho pensato che volevo provare a tradurre i miei pitture, i miei dipinti nel mosaico. Io nei tuoi dipinti vedo tante somiglianze con il mosaico, con il tuo stile nel mosaico, quindi è quasi come se tu traducessi quello che porti in pittura nel mosaico. Ma ci sono dei momenti in cui quello che dipingi poi lo traduci davvero? Sì, ho 2 o 3 prove di mosaici che ho fatto direttamente da pittura. Ok. Che ho provato a emulare tutti i pennellati, tutti i colori, ma dopo un po'
ho pensato che Sono più due cose separate per te. sì, un po', ma anche se fai un mosaico con tutta l'intensità a ogni punto del mosaico, se tutte le tessere sono piccoline, è tanto per gli occhi. Dopo un po' ho fatto un po' esperimenti con le grandi tessere, mi è piaciuto molto di più. E infatti tu ora diciamo che usi soprattutto tessere grandi che occupano molto spazio all'interno delle tue opere, che in realtà, adesso quelle che ho visto io e quelle che portiamo in mostra, sono abbastanza piccole, non hanno dimensioni enormi, anche se tu fai anche lavori molto grandi. Sì. Quindi questa scelta delle tessere grandi è stata più per estetica, ti piacciono e quindi le usi. Sì, mi piacciono, ma anche è un gioco tra le tessere, tra la grandezza, quindi è qualcosa che non lo vedo tanto usato nel mosaico. E invece per quanto riguarda le forme insolite del brutto, da dove nasce questo progetto che è in serie, per cui è ancora più interessante? Praticamente all'inizio ho visto qualche opera di Verdiano Marzi, Sì. che lui è da San Marino, ma è un mosaicista. Anche lui usa tessere molto grandi e dopo molto piccoli, che all'inizio quando provavo a fare mosaici nel mio stile non capivo come lo posso tradurre, e quando ho visto le sue opere ho pensato Così. Così. È iniziato praticamente come un scherzo, come una prova, o volevo fare 2 o 3 ritratti piccolini, che io praticamente lavoro molto veloce, quindi li ho fatto in 2 o 3 giorni con i materiali che avevo, con quelli che non sono stati, le pizze che non sono stati tagliati. Era una prova. Mi piace il contrasto tra le grandezze. Nel mio mosaici volevo fare anche tessere molto piccole ma anche molto grandi, perché con quelli grandi, con le parti che sono un colore, è come una pausa per gli occhi, perché gli occhi non può prendere tutto il mosaico a una volta, quindi... Quest'ultima cosa che hai detto la ritrovo ovviamente nei pezzi che abbiamo portato in mostra, e questo aspetto del colore, cioè il fatto che tu isoli il colore utilizzando solo una tessera, che però non è più una tessera tradizionale come si intende nel mosaico tradizionale, quindi una piccola tessera squadrata, sono tutte tessere, cioè una grande tessera. Mi viene in mente uno dei pezzi, quello con quella parte arancione molto grande, molto materica, che infatti rende benissimo con le luci che ci sono anche in Galletti Abbiosi, ed è molto interessante secondo me questo aspetto, anche perché i colori che tu usi non sono mai colori, o non sono sempre colori vicini alla realtà. Sì. Come mai questo utilizzo del colore in questo modo? All'inizio, quando ho cominciato con mia arte, sempre ho pensato che sono più brava a disegno che a pittura, e ho pensato che non sono così brava a usare i colori, e per quello ho cominciato a usare solo colori come un challenge personale. E alla fine adesso sono innamorata in colori, uso solo i colori vivaci, contrasti che funzionano tra loro, almeno per me funzionano tra loro, che lo so che non tutti li usano, li vedono come li faccio io, ma è un dipinto da me praticamente, perché io come persona sono molto vivace, parlo troppo, e penso quello che si traduce nelle mie opere. Ma perché queste forme insolite del brutto? Perché il brutto? Perché Il brutto che diventa bello. Il nome all'inizio è venuto da un libro di Kandinsky, praticamente un libro per teoria delle forme e dei colori, che
che l'ho letto e ho visto quella frase, forma insolita del brutto, che mi è stato un'ispirazione per fare questa serie di mosaici. Quindi diciamo che il brutto è un po' la chiave per leggere le tue opere in questa serie. No, ma anche perché tutti che vedono le mie opere dicono che sono brutti o che sono mostri o non so cosa, perché non li... Io sono appassionata a fare ritratti e figure e persone, perché sono quel tipo di artista. Io faccio tutta la mia arte da me, da quello che sono ispirata, e come persona che tutta la sua vita ha passata nella città. Io ho visto architettura praticamente e la gente. Io sono sempre girata da gente e quindi da sempre facevo solo ritratti. Ma non li mostro in un modo bello, non li faccio realisticamente, quindi sempre mi dicevano tutti che sono brutti. Quindi c'è un po' una parte di vero nei mosaici. Riprendono un po' i ritratti che facevi, forse. Ma sì, tutti per me sono qualcuno, una faccia che Un ho visto sulla ricordo. strada o ricordo. Sì. Essendo Le forme insolite del brutto una serie, c'è qualcosa che accomuna le opere? Intanto quante opere sono? Tante. Nel totale 6 in quella serie. Ok. Sì. Non sono tantissimi, ma praticamente tutte le figure che ho fatto sono figure addormentate, che è un esperimento per me praticamente, che noi come persone quando siamo addormentati siamo davvero sinceri, non abbiamo un ego, non abbiamo le pensieri, le figure che mostriamo prima degli altri, quindi per quello è una serie che volevo. La Polarola che mi serve. Dov'è? Dov'è? Per quello la mostra, quella che ha fatto in Macedonia, si chiama A letto in italiano. Quindi tutte le figure. Sì, sono addormentate. Ci sono dei materiali a cui sei particolarmente affezionata all'interno del mosaico? Hai sperimentato con una serie di materiali? Oppure hai sempre quelli e usi quelli perché ti piacciono? Per questi che sono nella mostra sono tutti fatti da pasta vitra, quindi sono diversi tipi di vetro. Era un po' difficile all'inizio scegliere i colori perché i colori sono già pronti, sono già come sono, e quindi io non li posso cambiare, non posso fare come a me mi piacciono, quindi è un po' difficile di usarli tutti a un metodo che mi piace a me. E quello è una cosa bella per il mosaico, che non puoi scegliere tu il mosaico e anche i materiali scelgono per te. Che, con vetro è molto interessante a usarlo, ma è anche difficile. In base a cosa ricavi poi questa forma? Io non posso scegliere così tanto. Come si rompe, si rompe praticamente. Dopo io trovo un metodo a usarlo. Ci sono artisti che ti hanno ispirato particolarmente nel corso della tua pratica o della ricerca del tuo stile? Per me, anche da pittura, quando sono iniziato a fare arte, mio arte praticamente, mi sono ispirata da un artista che è inglese, che si chiama Frank Auerbach. Lui fa dipinti espressionistici, astratti, che sono molto materialistici, con una texture grande, e praticamente mi sono ispirata prima da lui. E dopo l'ho preso suo stile, ho fatto il mio metodo, che praticamente adesso volevo dire che è diventato mio stile.